Benvenuti in Mitos, storie di vigne. Io sono Diego. All'ombra del monte Ararat, dove il cielo tocca la terra, nasce una delle storie più antiche del vino. Qui, tra pietre e nebbie, mito e storia si intrecciano. L'Armenia, culla di civiltà, terra sacra di vigne, luogo in cui il vino non è soltanto bevanda, ma destino. La Bibbia racconta che dopo il diluvio universale Noè scese dall'arca e piantò la prima vigna proprio qui, ai piedi dell'Ararat. Da quel gesto nacque una tradizione millenaria, la vite come segno di rinascita, il vino come patto tra cielo e terra. Ma la leggenda armena aggiunge un dettaglio curioso. Si dice che fu una capra, entrata di nascosto nella riserva d'uva di Noè a scoprire l'ebbrezza. Mangiò troppo, cominciò a saltare e a cozzare ubriaca. Fu allora che Noè capì il potere nascosto dell'uva fermentata. Così nacque il primo vino della storia. Quando Noè assaggiò quel vino, i figli temettero per lui e sollevando le coppe dissero Anuslini, che ti sia dolce. Da allora ogni brindisi armeno porta con sé quell'augurio antico, che il vino ti porti vita e dolcezza. Se il mito ci guida, la scienza conferma. Nella grotta di Areni 1, più di 6.000 anni fa, gli uomini costruirono la prima cantina della storia. Un torchio scavato nella pietra, grandi giale d'argilla interrate, vinaccioli carbonizzati. Qui, nel cuore dell'Armenia, nacque la vinificazione come la conosciamo oggi. Accanto a quei torchi e a quelle giare, gli archeologi hanno trovato resti umani. Il vino non era più una bevanda, era parte del viaggio nell'aldilà, offerta agli dei e ai defunti, un ponte tra la vita e la morte, tra l'uomo e il divino. All'inizio del primo millennio a.C., il regno di Van, conosciuto come Urartu, fece del vino la sua forza. Per i re armeni piantare una vigna era un atto eroico quanto fondare una città o costruire una fortezza. La vite diventò simbolo di potere, prosperità ed eternità. Nei templi del dio Haldi e della dea Rubani il vino era offerto 3 volte all'anno, alla fioritura, alla maturazione e al raccolto. Vasi di bronzo di colmi di vino riempivano le feste di palazzo e i riti sacri. Era un sacrificio incruento, il sangue della vite al posto del sangue umano. Le cantine scavate nella roccia custodivano giare immense. Su alcune gli archeologi hanno trovato tracce di zolfo, segno che già 3.000 anni fa gli armeni conoscevano l'arte di proteggere il vino con l'anitride solforosa. Una tecnica che l'Occidente avrebbe riscoperto solo millenni dopo. Nel V secolo a.C., Erodoto, il padre della storia, racconta che il vino armeno scendeva lungo l'Eufrate verso Babilonia. Su barche di pelle rotonde cariche di botti, i mercati trasportavano quel nettare nelle città mesopotamiche. Era il segno che già 2500 anni fa l'Armenia non produceva vino solo per sé, lo esportava, lo faceva viaggiare, lo rendeva simbolo di ricchezza. Nel IV secolo a.C. Senofonte guidò l'esercito di 10.000 attraverso l'Armenia. Nei villaggi trovò ospitalità, grano, orzo, uva passa e vini fragranti conservati in giare. Quelle pagine dell'Anabasi ci mostrano come 2400 anni fa il vino fosse parte della vita quotidiana e della generosità armena. Alla fine del I secolo a.C. e agli inizi del I secolo d.C., Strabone scrisse la sua geografia. Descriveva l'Armenia come una terra fertile, ricoperta di vigneti, produttrice di vini eccellenti apprezzati fino a Roma. Così 2000 anni fa l'Armenia era riconosciuta come una vera patria del vino. Secoli dopo, lo storico Moses Korenazzi scrive il destino del suo popolo. La sua penna non racconta guerre o re, ma un gesto semplice e primordiale. Noè, che sceso dall'Ararat, pianta la prima vite. Da quel tralcio nasce l'Armenia, non cronaca ma mito, non frutto ma fondamento. I villaggi prendono nome da quella piantumazione, la terra diventa fertile, la vite promessa di rinascita dopo il diluvio. Il vino entra nella memoria collettiva, non solo bevanda, ma identità, un filo invisibile che lega fede, storia e popolo, come se ogni calice fosse ancora la voce di Noè. Metà agosto, le strade dei villaggi armeni si riempiono di cesti colmi di grappoli lucenti.
È il giorno del Hagok Hornek. Nessuno sa assaggiare l'uva prima di questo momento. Gli uomini avanzano tracanti, le donne portano i grappoli intrecciati con fiori. I bambini seguono con occhi sognanti, l'aria profuma di mosto fresco e incenso. Dentro la chiesa i grappoli vengono deposti sull'altare, il sacerdote alza la mano e recita la benedizione. In quell'istante il tempo sembra fermarsi. L'uva non è più solo frutto, ma dono sacro, ponte tra terra e cielo. Sempre in agosto, mentre l'uva si colora, arriva il Navasart, ovvero il capodanno armeno. I villaggi accendono falò sulle colline e le fiamme illuminano le montagne. È il segno che la vita entra nella sua fase sacra. Uomini e donne danzano attorno al fuoco, cantano e bevono il primo vino novello. Non è una festa qualsiasi, è un rito di purificazione. Da secoli il popolo riconosce in quelle fiamme una promessa di abbondanza. Ogni scintilla è un voto alla natura che protegge la vite. In Armenia il vino non si beve mai in silenzio. Ogni calice è parola, ogni sorso è memoria. È il kenaz, il brindisi rituale. A guidarlo c'è il tamada, maestro del banchetto. Voce che ordina e dà ritmo alla comunità. Alza il bicchiere e la sua voce si fa incantesimo. Non è solo un augurio, ma verità condivisa. Si brinda agli antenati, alla patria, all'amore, a Dio. E interrompere un brindisi sarebbe come spezzare un giuramento. In Armenia come in Georgia il vino diventa parola viva, promessa collettiva che scorre di calice in calice e tiene unito un popolo. Durante la pigiatura le donne intonavano canti antichi. Le voci si intrecciavano al ritmo dei piedi che pestavano l'uva nei grandi caras, le giare di argilla interrate. I canti invocavano protezione divina sul vino che fermentava. O uva dolce, diventa vino forte, portaci gioia, portaci pace. Il vino nasceva così, tra fatica, canto e speranza. Tra le montagne altopiani, l'Armenia custodisce vitigni che non esistono in nessun'altra parte del mondo. Vitigni che non hanno mai conosciuto la fillossera e non sono stati innestati. La René Noir è il primo custode. Nelle gole rocciose di Valle Ozor questa vite cresce tenace tra calcare e pietra vulcanica. Il suo vino è chiaro, elegante, eppure profondo. Profuma di ciliegia nera, pepe, erba di montagna. È il rosso dei monasteri medievali e dei banchetti del re Urartu. Il vino che ha attraversato le invasioni e i secoli, restando fedele a se stesso. Il Voskit, la bacca d'oro, è la voce bianca dell'Armenia. Il suo acino resiste al gelo e alla siccità e da millenni regala vini luminosi, capaci di evocare miele, frutta estive ed erbe alpine. Talvolta vinificato in caras, le anfore di terracotta interrate, racconta la luce dorata di queste valli, un vino che sa di sole antico. Il Jahet è il vitigno della memoria rituale. Il suo nome significa peso. I grappoli venivano lasciati seccare per concentrare zuccheri e dare vita a un vino dolce e potente, usato nei riti religiosi. Nel calice sprigiona fichi secchi, spezie, cacao e prugna matura. È un vino che scalda, che consola, che riporta le navate dei monasteri illuminati da candele e incenso. Infine il Kangun, figlio del Novecento sovietico, nato da incroci ma ormai parte del paesaggio armeno. È il simbolo della resilienza, forte, produttivo, resistente. Nei suoi profumi di frutta bianca e miele si sente la mano dell'uomo moderno, ma anche la continuità con la natura di sempre. L'Armenia è questa, una terra dove il vino non è mai soltanto vino, è il canto di un popolo che da migliaia di anni continua a raccontarsi attraverso la vite. Dopo secoli di invasioni, guerre e difficoltà economiche, il vino armeno ha ritrovato la sua voce. Oggi cantine moderne si alzano accanto ai monasteri medievali e le grandi giare di argilla, i caras, vengono riscoperte e usate insieme all'acciaio e al cemento. Dal 2016 la Vine and Wine Foundation of Armenia guida questa rinascita, tutela i vitigni autoctoni, promuove la ricerca, sostiene i produttori e apre le porte al mondo dell'enoturismo. Grazie a questo lavoro i vini armeni sono tornati a viaggiare, dagli altopiani del Caucaso alle tavole d'Europa, dell'America e dell'Asia. Non è solo economia, è riscatto culturale. Ogni bottiglia è il simbolo di un popolo che non ha mai dimenticato la sua eredità millenaria.
L'Armenia torna così ad essere ciò che è sempre stata, una culla del vino, un luogo dove mito, storia e fede si fondono in un calice. E in quel sorso non c'è solo il gusto dell'uva, c'è la memoria di Noè e la forza di Urartu, la voce dei canti popolari, la resilienza di un popolo intero. E mentre il calice si solleva, riecheggia l'antico augurio dei figli di Noè. Anushlini, che ti sia dolce. Il nostro viaggio prosegue verso oriente, nell'antica Persia, un regno antico, avvolto nel mito. Qui il vino non è soltanto bevanda, ma segreto custodito dagli dei e dai re. Ciao!